Ciao a tutti ragazzi, sono qui con il Phantom di Roland, grazie a SimCloud e Daniele Manfredi e tutta la truppa che mi aiuta sempre, proviamo insieme delle tastiere, facciamo dei video. Io l'avevo già provato il Phantom, avevo già fatto un'esperienza diciamo, però con l'88. Mi è successa la stessa cosa che mi è successa con questa. Adesso voi avete sentito il primo brano e questa cosa che stavo facendo con delle patch che ci sono inizialmente, che si trovano queste scene in realtà dove ci sono tutta una serie di suoni. Tra queste si può passare da una all'altra. Senza che il suono scompaia, e questo è molto comodo. Come vedete, questo è un esempio di quando si provano queste scene che si trovano all'inizio, poi si comincia a entrare in quella che è la parte sonora diciamo più classica, quella che si trova nelle workstation normalmente, e quindi mi interessa anche sapere che effetto vi farà vedere questo video. E in realtà io sono alla fine di quello che è stata la mia esperienza con questa tastiera e comincerò a collegare a questo video le mie impressioni sincere mentre provavo dei suoni da soli, così considerando anche l'esperienza che avevo fatto con la 88, l'esperienza che ho fatto con l'RD2000 e tutto quanto, e piano piano mi sono approcciato allo strumento, cioè percependo lentamente il valore. Se questo progetto verrà ampliato, supportato, siamo di fronte a una possibilità, un'esperienza che va un po' al di là della workstation intesa come la siamo abituati ad intendere. Guardatevi mentre ci arrivo. Ora non è un esperimento, non è nemmeno un gioco, è una cosa seria, perché questo è uno strumento che vale ma costa anche. Quindi io voglio farvi capire qual è stata la via che mi ha portato a capirne il senso, e se ne percepisce la grandezza e nello stesso tempo si percepisce anche la possibilità di miglioramento in alcuni settori. Niente, da adesso in poi ci saranno un po' di tagli schizofrenici, ma insomma, secondo me per questa tastiera vale la pena di fare un discorso del genere. Questo che avete sentito è un pianoforte che arriva dal V-piano. La natura è a modelli fisici ed è quello che c'è sul Roland RD2000. Ecco, sul Roland RD2000 il rapporto tastiera modelli fisici è molto diretto, è fatto apposta, cioè è un piano, è uno stage piano prima di tutto, e dà la possibilità di suonarlo in un certo modo. Io qui vi ho fatto sentire esclusivamente il suono, chiaramente nella versione 88 questa cosa si risolve. Ci sono anche dei pianoforti
a campionamento. Sono anche dei layer. Da quello che ho capito non sono ancora stati integrati i Supernatural. Per quanto riguarda invece i piani elettrici, io ho trovato questi, il primo che viene messo a disposizione, che è questo. Allora io ho usato questo prima Questo mi è piaciuto molto, però tornando un po' così alla pasta di questi piani elettrici, quelli un po' più violenti. Ecco, io l'ho provata all'88, l'ho provata e ci sono stato su un po', e la sensazione era un po' la stessa. Questi gradini che insomma sono un po' evidenti. Questo è il primo problema che ho riscontrato. Io, come sapete, normalmente non mi piace criticare le tastiere, perché sono convinto che ognuno abbia il suo bello, insomma, ecco. Quindi diciamo, vabbè, diciamo che i pianoforti elettrici, quelli che ho sentito finora, non mi hanno fatto gridare al miracolo. Poi ci sono questi FM. Effettati, come si dice, effettati. Cominciano a prendere forma. E ce ne sono un tot. Poi qui si torna su un Wurlitzer. Poi ci sono i pipe organ. Sembrano molto belli questi qui, meno interessanti questi organi di provenienza Hammond, diciamo, e qui insomma sento niente, mi aspettavo più semplice far partire il rotary e tenerlo a veloce, ma non è così, dovrei probabilmente entrare più, sì, sarebbe un po' più comodo averlo subito lì. Qui ci sono tutta una serie di clavine. Vabbè, insomma, questi suoni qui, tutte le campanelle del mondo. Diciamo che sulle campane, sui campanelli,
maestra, quindi insomma... Ecco, strings, anche qui entriamo in un... tape strings, staccati e... qui si comincia, ce ne sono tantissimi, sono... Devo dire mi stanno piacendo. I brass e tutto il resto che sono fantastici perché qui si entra anche proprio nell'ambito delle cose in cui sono forti loro come azienda e che hanno sempre funzionato. Ma qui, siccome abbiamo a disposizione all'interno dell'architettura sonora dello strumento, abbiamo un filtro analogico. Ecco, arriviamo al punto, nel senso, questa è la parte, a mio parere, forte di questo strumento. Ecco, ho cambiato inquadratura per farvi vedere meglio tutta questa faccenda qui del filtro analogico. Sentite come prende vita il suono. Sentite la differenza tra il filtro digitale e il filtro analogico, entrambi belli chiaramente. Poi chiaramente non si può entrare in tutti i parametri, cambiare il filtro. E questo chiaramente si può fare su qualsiasi cosa, quindi se noi usciamo, questo è il filtro digitale, leva un po' di effetti così sentiamo la pasta vera. C'è anche un drive. Queste erano un po' di scelte estreme, ma per farvi capire la potenzialità reale e anche il tipo di pasta che regala inserire questo filtro, come rende tutto più
ciccione, diciamo, considerate che potete applicarlo a qualunque cosa, questo è molto interessante. Veramente cattiva la resa. Ecco, capite che questo amplia le possibilità tantissimo. Qui c'è un selettore che sceglie l'oscillatore, si può scegliere che tipo di generazione sonora si utilizza, tipo in questo caso c'è PCM, Virtual Analog e c'è anche questa Super Saw, per esempio. Adesso sono passato da PCM a Virtual Analog. Sono partito da un pad e ho fatto questo percorso. Ecco, qui si entra in relazione con uno strumento che ha un'identità, nel senso che il fatto di poter utilizzare questo tipo di generazioni sonore che sono a disposizione, passare per il filtro analogico, utilizzare la DSR per modellare, ecco, questo diventa, a mio parere, immediatamente interessante, perché giocando con queste cose, con la possibilità di sovrapporre timbri e tutto il resto, allora si entra in un mondo che forse lo spirito più interessante di questa macchina è proprio questo. Capite il senso? Capisco che uno dice vabbè grazie, ma grazie fino a un certo punto, perché cambiare la generazione sonora mentre si lavora in questo modo si creano mille possibilità e soprattutto anche di uno sviluppo in tempo reale di quello che si sta facendo. E non ci dimentichiamo che questo ha anche CV e gate, quindi si possono utilizzare, diciamo, collegamenti analogici. Si possono fare delle cose davvero complesse e interessanti, è una macchina potente. Per questo dico che, riconoscendone il valore in questo senso, forse basterebbe sviluppare di suoni da inserire, dei campionamenti anche, rendere utilizzabile in modo anche pratico la tastiera in situazioni di ogni tipo. Non che qui non si possa fare, perché con il Virtual Piano e la possibilità di inserire effetti sul Virtual Piano, che mi sembra sia possibile in questa, al contrario di RD2000, a quel punto si può arrivare molto lontano, perché io, come ho detto nella recensione dell'RD2000, io mi ero innamorato di quel concetto. Un piano elettrico, magari un'implementazione dell'organo, come ho detto, per Montage, che adesso è uscito il nuovo Yamaha che fa l'organo, però nel senso, se anche lì, che è una workstation diciamo l'ammiraglia, sono sempre quelle vie di mezzo dove non arrivi mai dove vorresti con un Hammond. Non voglio entrare in polemica, sto dicendo quello che mi viene spontaneo dire, perché mi aspetto da una macchina di Roland di questo prezzo, di questa fascia, già una serie di
possibilità che siano già a posto. Poi l'in più c'è, ecco, cioè quello che ci si aspetta in più in realtà c'è, perché questa cosa del filtro analogico si passa attraverso questa parte che improvvisamente diventa un sintetizzatore vero e proprio, con tutto quello che si vuole, è davvero interessante, perché allora si hanno tante generazioni sonore, la possibilità di passare di qui, il concetto è interessante. Io prima sono entrato nel menu di un suono e avevo lo schema, la possibilità di interagire con lo schema, con quello che è il circuito, diciamo, che la compone, perché appunto si sente la sensazione di un synth, e interagire e decidere che cosa fare, quindi le possibilità sono veramente enormi. Il mio parere è che, ecco, uno entra in un negozio, posso dire questo, uno entra in un negozio, mette un piano elettrico, poi mette l'organo, c'è scritto Lord Organ 1 e magari rimane un po' così. In realtà bisogna, a mio parere, andare oltre questa fase, considerare l'opportunità che questa macchina venga sviluppata in futuro, che riceva altro materiale al suo interno e soprattutto spostarsi dall'1, 2, 3, 4 e andare un po' più avanti, cominciare ad andare sui synth e sui pad. Vedete che la pasta è bella bella, cioè non si scherza, e di queste cose ce ne sono tantissime. Poi ci sono chiaramente tutti i kit di batterie, se non ce li hanno loro, voglio dire, è normale, 808, 909, tutte quelle robe lì. Ma qui abbiamo i parametri per tutto quello che utilizziamo a vista, chiaramente, in questo touchscreen, che è molto comodo. A me piace anche, quando sono andato in un negozio a vederla, tutti mi hanno detto abbiamo aperto il menu, sembra il Commodore 64, e devo dire che mi piace per quel motivo lì. E qui abbiamo tutta la struttura di tutti i suoni, tutto quello che succede, anche perché molti dei timbri che avete sentito sono fatti da più suoni, da più parti. Questo è poi tutto il discorso del video in generale. Il progetto è incredibile e vastissimo e propone una serie di possibilità e eventualità veramente importanti. Devo essere altrettanto sincero nel dire che sono diventato un po' matto a fare cose che pensavo fossero semplici, piuttosto che appunto anche questa cosa del filtro analogico non è risultata immediata dove volevo. Ci ho messo un po' più di quello che pensavo. Per altre, per esempio, è tutto molto semplice. Queste scene, per esempio, sono molto semplici da gestire, ci sono tutti i livelli e si possono abilitare o disabilitare i suoni contenuti all'interno di queste patch. Vi consiglio di andare a fondo su questa Phantom, nella speranza, come dicevo, che alcune cose vengano aggiustate, ma del resto, insomma, è già così ci si può fare molto. Ecco, diciamo che adesso vi metterò alla fine il brano che avevo registrato all'inizio, utilizzandola un po' come se fosse un tuttofare. Ora io vi ringrazio, vi saluto e vi lascio col brano di cui vi parlavo e spero che vi sia stato utile in qualche modo questo video. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi. Ringrazio ancora Daniele Manfredi per la possibilità SynthCloud
e tutta la truppa. Cliccate sulla campanella se volete mie notizie quando combino qualcosa. E Phantom di Roland è una macchina, un mondo con cui ci si può veramente divertire e anche ispirante da molti punti di vista. Un abbraccio forte, ciao, a presto.